Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Tanto nuovo non è, perché parliamo ancora del 3CX su AWS, la versione quella gratuita. Ora, nel video precedente che io ho rimosso, ci sono stati degli errori, sia nella spiegazione tecnica che delle licenze. Quindi adesso faremo una piccola e veloce panoramica su dei tipi diversi di licenze. Quelli, insomma, diciamo più comuni tra quelle gratuite. Poi andremo a vedere alcune funzionalità del centralino. Allora, le licenze. In alto qui tu vedrai ospitato e autogestito. Allora, abbiamo la startup free, poi abbiamo la startup pro, che comunque qui in basso c'è scritto ottieni gratis, e poi vabbè, chiaramente poi in base agli utenti e alle tue necessità, come vedi c'è scritto per esempio il prezzo 175 euro all'anno. Comunque, la startup free da 10 utenti non ha limite di chiamate. Il problema è che non ha la funzionalità delle code delle chiamate. Per cui al massimo si possono fare 10 chiamate simultaneamente, sia tra interni che esterni. Si possono scegliere solo i SIP trunk che sono impostati da 3CX. Poi abbiamo la Startup Pro da 10 utenti e prossimamente poi la porteranno a 20. Non ha limite di chiamate ed avendo la funzionalità delle code, il numero di chiamate totali che il SIP trunk può gestire, per esempio si potrebbero ricevere simultaneamente fino a 64 chiamate su un SIP trunk specifico, resta il fatto che il limite sarà a 10 che non potranno essere risposte, dato che il limite è di 10 utenti o 20 prossimamente, per cui tutte le altre chiamate resteranno in coda e in attesa che qualcuno risponda, ovviamente. Poi, questo scenario ipotizzato si riferisce a un call center e di solito se si prevede un alto numero di chiamate simultanee in arrivo o in uscita probabilmente il numero degli operatori è proporzionato, per cui la versione startup non è la versione più consigliata, meglio una versione dedicata. Si potranno solo scegliere i SIP trunk che sono supportati da 3CX, dato che devono avere delle caratteristiche tecniche precise. E questo è per quanto riguarda la versione ospitata da 3CX. Poi andiamo su autogestito. Su autogestito invece la questione è un po' diversa. Allora, abbiamo il 3CX Free che ha 4 chiamate. 4 chiamate sono sia tra interni che gli esterni. Quindi io posso ricevere o effettuare 4 chiamate contemporaneamente e anche fra gli interni, tra i numeri interni dei miei contatti, dei miei colleghi a lavoro. Quindi, se un piccolo ufficio, per esempio, potrebbe andare bene e chiaramente gratis, mentre se un grande ufficio magari no. Inoltre, questa versione qui non ha l'impostazione delle code, quindi se ci sono 4 persone al telefono, se chiama una quinta troverà occupato. Se invece uno sceglie la dedicata Pro o l'Enterprise, chiaramente c'è le code. Tuttavia, cliccando qui, poi qui uno vede la lista completa delle funzionalità e in base a quello di cui uno ha necessità sceglie. Poi chiaramente uno contatta il partner 3CX che lo seguirà e lo consiglierà poi per eventualmente la licenza migliore per le proprie esigenze. Allora, guardiamo un attimo un piccolo overview. Qui abbiamo la dashboard, come vedi, abbiamo System Status, PBX e Information. Su System Status chiaramente troviamo le informazioni di sistema, PBX Status troviamo le informazioni del centralino, per esempio ho 4 SIP trunk attivi, come vedi qui, ho un'estensione, chiamate in uso nessuna, chiamate history, quindi quelle cancellate 206, chat log disable, eccetera, eccetera. Allora, il nostro centralino è nuovo, noi lo dobbiamo installare, comunque far partire in qualche modo. Guardiamo com'è semplice. Prima cosa vado su users. Ah, altra cosa importante. Io l'ho messo in inglese per comodità mia, ma chiaramente se vuoi metterlo in italiano basta qua su in alto a destra, clicchi e tappare le lingue inglese, inglese americano, inglese british, tedesco, francese, spagnolo e italiano.
Quindi estensione possiamo mettere quella che vogliamo. First name lo chiamiamo prova. Cognome prova. Email metto l'email di CrazyNet e tecnicamente basterebbe così. Poi qui abbiamo altre opzioni, voicemail, inoltre delle chiamate, il provisioning per installare telefoni fissi, eccetera, eccetera. Ma comunque per il momento noi ci basta così. Perfetto. Poi qui abbiamo i SIP trunk. Io ne ho 3, ho ChipNet, GoTrunk e Twilio. Questi ci servono perché bisogna fare alcune prove. Inbound call. Già ricevuto l'email da 3CX, dal centralino, che mi dice che l'utente è stato creato con l'estensione 101 e poi ora ti faccio vedere. Inbound rules sono per le chiamate in arrivo, cioè io devo impostare la chiamata in arrivo. Quindi faccio aggiungi, questo è Twilio, quindi questo lo chiamiamo Twilio. Questo è il numero di Twilio, le inoltri a utente di prova. Se non rispondo, chiudi la chiamata e aggiungi. Poi ne aggiungo un'altra. Questo invece è GoTrunk. GoTrunk. E la mando sempre all'utente di prova, cioè a me stesso. All'utente di prova e estensione end call. Poi metto l'ultimo che è ChipNet. ChipNet, estensione sempre l'utente di prova. E premo ok. E le regole di entrata sono fatte. Poi dopo, chiaramente, bisogna chiamare. Ora, qui scrivo Twilio. Poi, root qui in basso, vedi? ChipNet, GoTrunk o Twilio. Io ho scritto Twilio, quindi seleziono Twilio. Io premendo ok sono già pronto per telefonare. Non ho bisogno di mettere niente praticamente, ho bisogno soltanto di fare il numero e questo funziona. Ma se abbiamo per esempio un albergo, un ufficio con diversi impiegati, un call center, abbiamo bisogno delle estensioni. Allora, scusatemi, no, l'estensione è il prefisso, che non è il prefisso telefonico, è il prefisso all'estensione, cioè il 9, per esempio io posso mettere 9 per Twilio, gli dico 9 e quando io digito 9 e poi il numero del telefono, lui sa che deve uscire con Twilio. E io metterò invece più. Poi seleziono Twilio e gli dico strip digit, cioè togli 0, non togliere niente. E premo ok. Poi ne creiamo un'altra. Ne creiamo un'altra come GoTrunk. Invece con GoTrunk io voglio mettere un'altra estensione. Metto per esempio Go. Così. Perché l'estensione può essere numeri, può essere anche lettere. Per esempio, se io ho un call center con tanti brand, con tanti venditori, con tante aziende che rappresento diversi marchi, per esempio, metterò, che so, in diverse lingue, per esempio, no? Metto, che ne so, per esempio, UK, Coca-Cola. Quindi l'utente l'operatore metterà prima del numero, scriverà UK Coca-Cola, così lui sa che in quel momento chiamerà il mercato inglese in Inghilterra a nome di Coca-Cola. Spero che sia chiaro. Eccetera, eccetera, poi per tutti i numeri. Qui per quanto riguarda, abbiamo detto Go, io metto 9 e seleziono GoTrunk. In questo caso strip digit 1. Lui leverà il 9, il centralino toglierà il 9 prima di comporre il numero. E premo ok. È abbastanza semplice. Direi semplicissimo. Poi questo è ChipNet. Con ChipNet io posso fare le chiamate solo a numeri verdi. E io lo chiamo ChipNet e metto qui verde. ChipNet,
quante lettere sono? Sono 4, 5, strip digit 5. E premo ok. Ora, a questo punto è fatto. Adesso passiamo a vedere l'email che 3CX ci ha inviato. Ed eccola qui. Questa è l'email che 3CX invia all'utente, in questo caso a me, che mi dice che vedi il tuo numero interno è 101, il tuo PIN è questo, se sono in ufficio usa questo link, se sono invece fuori ufficio usa quest'altro link. Questo è utile per esempio se abbiamo un centralino, in questo caso in cloud, no? Se sono fuori userò l'indirizzo esterno, se sono interno uso l'indirizzo interno e io userò questo indirizzo qua. Facciamo copia link e aggiungiamo e apriamolo e guardiamo cosa succede. Allora, un attimo solo vedere. Allora, intanto apriamo questo e mettiamo il link che ci ha inviato 3CX. Allora, qui devo copiare il nome utente che è l'estensione, quindi 101, poi la password, e poi molto semplicemente io faccio login. Ok, appena aperto 3CX, in questo caso la mia interfaccia utente, ci suggerisce se vogliamo installare 3CX sul cellulare. Se lo vogliamo fare subito, vedi, step 1 installa l'applicazione sul iOS oppure su Android e poi scansiona il codice. Però noi adesso non lo vogliamo fare. Allora, questo è Valerio, cioè, sono sempre io, però in questo caso è un altro test. Io sono l'utente prova. L'utente qui dall'interfaccia web può cambiare e personalizzare quello che vuole praticamente. Chiaramente io lo faccio qui dal web, ma c'è l'applicazione, come già hai visto prima, sia sul cellulare che sul computer. Io uso per comodità quella del web. Allora, facciamo che io qui in basso qui ci sono questi tre pallini, faccio settings. Qui se io voglio mettere la mia foto, seleziono foto e metto questa del canale CrazyNet, dove ovviamente è raccomandato iscriversi. Qui è cambia password, per esempio vecchia password, io seleziono la vecchia password che ho ricevuto nell'email, la incollo qui e poi qui scrivo nuova password. Qui vedi il browser mi suggerisce una password che io però ne uso un'altra e ne metto un'altra così, tanto per la cambio subito e faccio salva. Qui lui mi fa il logout, io quindi metterò login ancora, metterò la nuova password e se perdo la nuova password non c'è problemi. E poi dopo, sempre su settaggi, io posso andare qui, scansiona codice QR o QR, posso andare qui, scansiona codice QR e lo installo sul cellulare, ma lo vediamo tra pochino. Allora, a questo punto che ci rimane da fare? Ci rimane da fare una prova. Allora, intanto facciamo che ho bisogno di vedere le estensioni. Allora, fatemi prendere uno screenshot di queste estensioni, perché adesso devo fare diversi esperimenti con voi. Allora, prendiamo subito un numero verde e proviamo ChipNet. Prendiamo il numero verde di Ministero della Salute, che va tanto di moda la salute. Allora, numero verde. Numero verde. Questo. Un attimo, che
Ok, questo è il numero verde. Allora, prendiamo il numero verde del Ministero della Salute e proviamo a chiamarlo con TriciX. Allora, per poter chiamare il numero verde di con TriciX, io voglio uscire con ChipNet, che prima l'avevamo chiamato verde. Qui in alto a destra io scrivo verde e metto il numero del telefono che è 800 99 1414. Guardiamo se il numero selezionato è errato. Questo è. Che posso fare? C'è scritto 800 99 1414 e io che numero ho chiamato? 800 99 1414. Vabbè, comunque è errato, ma tuttavia funziona, cioè la chiamata esce. Allora proveremo con GoTrunk. GoTrunk dovrebbe funzionare. Quindi si fa 9, perché abbiamo messo 9, 00356, 04. Fatemi copiare questo. E dovrebbe suonare questo di telefoni. Sì, dovrebbe suonare questo. Ed eccolo qua. E io riaggancio. Bene. Ora, se io invece chiamo il numero di Twilio, che è quello che non mi fa chiamare i numeri fuori dall'America, ma da fuori dall'America posso chiamare questo numero, io basta semplicemente che faccio questo numero e dovrebbe, se tutto va bene, suonare il mio interno prova prova 101. Proviamo. Come vedi, suona. Ora qui c'è la mia telecamerina qui davanti, ma suona. E la telefonata è stata inviata alla segreteria del telefono. Ora, facciamo una cosa diversa. Facciamo che... Avete presente quando si chiama quei numeri di telefono, alcuni, no? Che ti dicono premi 0 per parlare con questo, premi 1 per parlare con quell'altro. Il risponditore, l'IVR, il Digital Reception. Creiamone una. Ora io l'ho già creata qua per fare dei test. Ne ho creata una con estensione 800. Questo 800 ora vedremo a che ci serve. Ho registrato un piccolo messaggio, ovviamente registrato da me. E basta. Italian prompt, cioè con... per ricordarmi insomma anche in lingua è. E qui si parte da 0, ma 0 nothing, dico perché non è impostato niente. Quindi io metterò 1, connetti tua estensione 101, quindi Valerio prova che è quest'utente qui. Allora, premo ok, vado su inbound call, vado su Twilio, perché Twilio ci fa chiamare dall'esterno, estensione e gli dico, questa volta invece che 101 gli dico 800. Ora questo qui, le telefonate non è necessario mandarle a una singola persona o in questo caso a questo IVR. Perché in questo centralino free non ho i gruppi chiamate. Quindi se io ho dei gruppi invece delle chiamate la posso inviare a un gruppo, per esempio, dove nel suo interno ci sono altri utenti. Premo ok e proviamo. Allora, intanto riporto il nostro utente qui, Valerio, e proviamo a chiamare. Premere 1 per parlare con Valerio. 1. E suona. Senti la musichetta. E funziona. Cioè, praticamente... scusate un attimo. Abbiamo messo in piedi
un centralino in pochi minuti. Ora, chiaramente io so già come si fa, però anche per chi non è super esperto, 3CX è molto semplice. Adesso, infine, andiamo a guardare l'applicazione del cellulare, ma per far questo ho bisogno di fare un'operazione qui sul telefono e poi farti vedere come si fa. Un attimo solo, che non mi ricordo su quale telefono l'ho fatto. Un attimo solo, eccolo qui. Allora, fatemi collegare con il computer al telefono. Eccolo qua. Accetta. Ok. E ok. Allora, prima cosa, ed eccolo qui il cellulare. Prima cosa, andiamo a scaricare 3CX, che è un'operazione semplicissima. 3CX. E installa. Nel mentre installa, che praticamente è già finito, io qui sulla mia, ora appena ha finito ci dirà che ha finito, sulla mia qui web page del mio utente di 3CX, vado su questi tre pallini, settaggi, clicco scansiona il codice, fatemi vedere dove ha messo 3CX, apro 3CX e lui mi dirà subito: vuoi scannerizzare il codice? E io gli dico certo, vedi? Scan QR code. Solo per quest'app. Bang, sono dentro. Continua. E questi vabbè sono permessi, gli dico skip. È uguale a prima, per esempio, quando abbiamo provato a telefonare, no? Se io da quest'utente, per esempio da uno del mio team, se questo qui, in questo caso l'utente 100, chiamasse 101, mi suona sul telefono e mi suona anche sull'applicazione web. Ok, e questo credo che sia tutto per quanto riguarda 3CX su in questo caso è su AWS, quindi su Amazon, ma la stessa cosa la possiamo fare se l'abbiamo installato nel nostro ufficio, su un nostro server, su una macchina virtuale, eccetera, eccetera. Quindi per il momento è tutto. Se hai delle domande lascia un messaggio, se ti è piaciuto il video lascia un mi piace e soprattutto iscriviti al canale, perché le statistiche di YouTube mi dicono che il 90% delle visualizzazioni dei miei video vengono viste da utenti non registrati, non iscritti al canale. Quindi se ti iscrivi al canale sarebbe d'aiuto. Se non ti iscrivi al canale, grazie di aver guardato questo video. Ciao e al prossimo.